con questo metodo di cucina non avrai più brutti odori in casa del cibo, no? Quando soprattutto bisogna preparare carne o il pesce, varie bistecche, vari hamburger. Questo video sarà utile per tante persone, soprattutto per chi lavora tanto, sarà utile per le mamme che hanno i bambini che non vogliono mangiare determinate cose, per le persone che hanno diete, soprattutto chi vuole mangiare in modo molto più sano e molto più saporito. Oggi vi mostro alcune ricette a base di pesce, di carne, di verdura che, come potete vedere, ho provato a accontentare un po' tutti e vi spiegherò al meglio e con le parole molto semplici il procedimento di cottura con il runner. La cottura a bassa temperatura è un metodo di cottura a convenzione. Praticamente gli alimenti prima vengono messi sotto vuoto e dopodiché vengono immersi in una casseruola o con l'acqua calda. Il runner che userò oggi è questo da Inkbird. Funzioni veloci di impostazione della temperatura e della durata di cottura. Un menu dedicato alle ricette consigliate per cucinare come una professionista. Grazie alla comoda monopola imposta facilmente ogni parametro. Cottura intelligente avvisa della fine della cottura e si spegne automaticamente. Grazie ai timer puoi impostare l'inizio della cottura nel momento preferito. Mentre lui si scalda delicatamente fa anche circolare l'acqua con uniforme velocità, mantenendo i valori nutritivi. Ha un display molto carino e comunque all'interno abbiamo già varie ricette, basta soltanto scegliere quello che vogliamo cucinare e il runner c'ha già tutto programmato all'interno. Con l'applicazione di Inkbird possiamo controllare i nostri cibi a distanza e possiamo anche programmare la cottura in anticipo. Voi magari siete a lavoro o siete in giro e potete dal vostro cellulare potete monitorare la cottura delle vostre ricette. Iniziamo con prima ricetta. Ho preso questi asparagi, mi preparo un po' di erbette aromatiche. Questo tipo di cottura, ecco, voi preparate, li potete conservare in frigo per alcuni giorni, per cui quando tornate dal lavoro prendete, scaldate e avete già il cibo sano e molto saporito pronto. All'interno del sacchetto ho aggiunto un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe e le nostre erbette che ho raccolto prima. Non ho pulito prima la buccia perché comunque è una parte che ha tanti minerali e anche tante proprietà nutritive, come ad esempio il potassio. Cosa succede? Noi adesso abbiamo fatto sottovuoto e per cui tutta l'acqua delle asparagi non viene in contatto con l'acqua, non si evapora ma rimane tutto all'interno. In questo modo i nostri asparagi avrà un gusto meraviglioso. Io li ho mangiati, li ho provati, è qualcosa di indescrivibile. Mettiamo il runner a scaldare per mantenere meglio il calore dell'acqua. Possiamo anche mettere carta stagnola, dopodiché prendiamo il ghiaccio. In questo modo formiamo shock termico. Adesso voi potete prendere il sacchetto già raffreddato e conservarlo in frigo. Guardate, tutta l'acqua è rimasta all'interno. Le punte erano molto morbide, le ho lasciate così, invece la parte di più sotto la pulisco bene e faccio una crema. Metto a frullare anche un po' di menta all'interno e un po' di panna. Frulliamo bene e facciamo una cremina. Gli asparagi li ho fatti cuocere a 85 gradi per circa 20 minuti. Facciamo uovo in camicia, ho fatto tanti esperimenti con varie temperature, vari minuti, ho trovato quella ideale a 64 gradi, scusate, per 40 minuti. Io non amo quando l'uovo è molto liquido, mi piace che comunque lo avete un po' più cotto. Voi ad esempio se lo volete molto più liquido direi che 35 minuti può bastare, sempre a 64 gradi. Il runner comunque fa vedere il tempo che rimane, la temperatura dell'acqua. Ecco, vedete come fa girare l'acqua. In questo modo i nostri prodotti si cuociono tutti uniformi. Adesso la temperatura è già arrivata e ho fatto cuocere le mie uova per 40 minuti. Guardate qua, questa è la consistenza che io adoro.
Prossima ricetta è per chi ama il pesce e soprattutto per chi ha i bambini piccoli e non ama il pesce. Prendiamo un po' di melissa, un po' di erbette, quello per quanto riguarda di preparare i piatti di pesce. Tritiamo bene, lo taglio fine fine, l'avevo prima lavato, asciugato e prepariamo per un hamburger. Prendiamo una scorza di limone, metto all'interno e metteremo dopo anche un po' di succo di limone. Pulisco il nostro salmone, potete usare il pesce che vi piace di più. Penso che il salmone ha un gusto molto più saporito. Mi raccomando, il coltello tenuto in frigo deve essere bello freddo, anche il tagliere. Mettiamo un po' di sale, un po' di succo di limone, amalgamiamo bene e formiamo i nostri hamburger. Sono spettacolari e con questo modo possiamo dare ai nostri bambini chi non ama di mangiare il pesce. In questo modo facciamo di hamburger di pesce e li diamo a loro. Piacciono molto a tutti. Prendiamo i nostri cerchetti e formo. Guardate, io metto sottovuoto tutto con il cerchetto, perché se noi mettiamo l'hamburger senza, allora lui tende magari che si stringe troppo, il sottovuoto non lo asciuga troppo, invece così lui mantiene meglio la forma. Leggermente lo premo. La temperatura di runner a 50 gradi per 20 minuti. Grazie al controllo della temperatura per ogni decimo del grado non si corre alcun rischio di cottura eccessiva. La sonda della temperatura è protetta contro ogni imprevisto. E sul display vediamo quanti minuti ancora avanzano. Allora facciamo di nuovo il shock termico, mi raccomando, soprattutto per il pesce. Questo anche impedisce ai batteri di formarsi, in più noi fermiamo subito la cottura e rimane tutti i succhi, tutta la bontà rimane all'interno. Io questi hamburger li ho tenuti un giorno in frigo. Qua siamo nel secondo giorno e facciamo il nostro hamburger. Prepariamo con un po' di cipolla, con la salsa di asparagi che abbiamo fatto ieri. Ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Quando voi mangiate, ecco, sentite proprio il succoso del pesce. Li mettiamo comunque un po' a scaldare, giusto per fare anche un po' una crosticina. Io ho usato un po' di micrion, voi volendo potete mettere anche l'olio, giusto per fare la crosticina e di scaldarlo. O se no lo potete anche scaldare direttamente in forno. Guardate qua, nonostante è stato un giorno in frigo, è stato comunque tutti i succhi, tutta la bontà l'abbiamo all'interno. Preparo le costicine, mettiamo le spezie che amiamo di più. Attenzione perché l'osso può bucare il sacchetto sottovuoto. Ecco, per evitare io metto comunque delle fascette, così mi assicuro che il mio sottovuoto non si buca. Immaginatevi soltanto di creare così un pranzo, una cena, una grigliata con gli amici con questa tecnica. Farete un figurone, ve lo dico io. C'è tanta differenza, eh? Insomma, la costicina quando si mangia non bisogna masticarla, ma proprio perché si scioglie in bocca. L'ho chiusa bene, lo mettiamo il nostro runner a 65 gradi per
13 ore, ecco, mi è stato 13 ore. Sicuramente vi ponete la domanda così tanto, guardate che voi se avete una casseruola più grande potete mettere anche più cose insieme, i sacchetti, le patate, la verdura. Importante è magari ecco, di scegliere gli alimenti che richiedono più o meno stessa temperatura, anche se con i tempi di cottura diversi. Adesso la costicina è pronta, lo spalmiamo con un po' di salsa o barbecue o quello che ketchup, insomma quello che voi amate, e dopodiché lo mettiamo comunque sul fuoco. Ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Io anche quando ho aperto la busta ho un sapore buono all'interno di questa carne e ripeto, la carne non c'è bisogno di masticarla, lei semplicemente si scioglie, ma si scioglie in bocca. E il petto di pollo, che dire, stessa cosa, mettiamo i condimenti che amiamo, mettete all'interno rosmarino, salvia, insomma quello che volete. Il petto di pollo in questo modo lo ameranno anche quelli che non hanno mai amato il petto di pollo, che magari lo considerava una carne un po' troppo asciutta, troppo... Lo mettiamo in sacchetto sottovuoto di nuovo, chiudiamo bene e lo lasciamo anche a marinare volendo anche qualche ora così nel sacchetto, se volete che sarà molto più saporita. Lo potete dopo conservare in frigo per alcuni giorni per usare nelle insalate, nei panini, insomma avete già il cibo pronto. Guardate l'acqua dei rubinetti, magari se non avete un buon filtro c'è il calcare, e se aggiungiamo un po' di aceto allora il calcare non si forma, ecco, per non rovinare il nostro runner. Invece se lo fate sulle uova non mettete perché l'aceto scioglie il guscio. Guardate tutto il succo del petto di pollo come è rimasto all'interno. Se lo mangiate subito potete anche non fare il passaggio nel ghiaccio. Io comunque lo voglio fare perché, ripeto, i succhi si mantengono meglio all'interno. Potete mangiarlo anche così, però io preferisco ecco, giusto qualche minuto sulla padella e voilà ragazzi, una carne talmente tenera e lo amano anche i bambini, anche i grandi, metteteli in panini, in ovunque volete, nelle insalate e per alcuni giorni ecco l'abbiamo già tutto pronto in frigo. Spero molto che il video di oggi vi è stato utile, magari avete imparato oggi qualcosa con me. Io vi lascerò il link del prodotto nella descrizione del video e con tutte le informazioni. Io adesso vi saluto e buon cibo sano a tutti. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act.